Ottimo. Ma poi lo salvi? No, cioè Cioè, lo salvo automaticamente, ma poi lo cancellerò probabilmente. a non saperlo se lo salva automaticamente. Sì. Questo qua è il skill tree. Sono contro un cazzo, caro Polo. Come sta andando? No, diciamo che adesso quando sono riuscito a salire un po', diciamo che ho trovato un po' la quadra. Sono curioso di sapere come per questo. Allora. Mm, Dai, faccio la sfida contro quel coglione di Nick. Sono curioso di sapere se nel World Out puoi a fare l'amicizia con i giocatori in DLC e Ah, quindi prendere un po' delle loro mosse. Perché minchia vorrei vedere quali sono le mosse del giocatore messicano che però finora non le ho potuto usare perché fondamentalmente non ci riesco perché il coglionazzo gioca portiere. ah. Allora, farei quel coglione di Bruce. Peccato, non ricordo già finiti tutti. Voglio proprio finiti tutti. Se no faccio Matsuyama, dai, faccio questo. Torno in selezione, sì. Sì, e in più ci sono i cosi dello svedese che mi piace un sacco. La finta dello svedese sono veramente fighe. Coliazzo, E cos'è queste questo? qua le ottieni quando un tuo giocatore fa amicizia con un altro. Sì. Cioè in realtà vabbè, se gioco con quel giocatore lì, quindi quando metto la mia squadra fatta apposta, che ci sono tutti e tre i nuovi giocatori, ci sono. Ehm, Però di base non è che ci sia tutto, quindi Sky Ripper had a heart, a core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. It was a no-brainer. Doubt sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Sky Ripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. Get the Sky Ripper's core. There was Sei tu che ti sei connesso, amico? sour in the no. air. Oh shit, Like the earth had ruptured over Qualcuno something che that mi had been interessa fermenting for a capire come very funziona il long gioco time. oltre me. può darsi. You guys ever wonder why the Imperial Raiders are always Misery. Quindi ho fatto la Misery Pass e lo fai con Dribble. Quel pezzo di merda di Tsubasa, ma io se non gli toglio la palla, porca There puttana, were manco a fewer and parare. fewer trees. There were only these huge crystalline Vedo che sta growths. andando bene, amico. Had those been here Ma no, in before? realtà sta andando bene. He no longer heard birds except for Sicuro? the feverish cawing Sì, of the sì, sì. ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. Sì, sì, sicuro, sicuro. Mice and rabbits. Cazzo, Basa figa fortissimo. Where had they gone? And he was getting Vabbè, il gioco si chiama Capitan This was an Tsubasa. unhealthy place
No? The 20-sided core. Yes. Skip. We've already been through this. And he carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. Eccolo qua. Una scelta che non avevo ancora fatto. Super weapon. He could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Andiamo di qua. Reynardo had never been much. As he set out down the path, Reynardo wondered why the parts of the Skyripper had only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it. This Emperor, Isengrim III, had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Perhaps that was bringing up lost artifacts. How perfect, then, that the Skyripper would reappear to be his destruction. And, hopefully this time, just his destruction. Ok, sono già arrivato qua e questo non è male. Maledetto su base. Bomba. He was tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Skyripper. It made strange mechanical noises. The wheels spun faster. It began to hum. The Skyripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. The Skyripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Reynardo had a thought. Please? He asked. The Skyripper began to glow. Boom! The outpost burst into flame. Ravens flapped out screaming, wings on fire. The base was his. The far speaker toad came hopping out. Reynardo! It croaked, sounding like a toad version of Zenobia. Don't use the Skyripper! You'll destroy the world! Yeah, sure it will, cracked Reynardo. Pull the other one. If you don't trust me, go see Calaveras. He'll tell you the same thing. Oh, she would say that. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Skyripper to the council so the rebels could actually win the war. But what if she was right? Damn it. Zenobia was so frustrating. If she couldn't get you with magic, she'd get you with reason.
and caution and sensible arguments. Of course, Calaveras, he might not know the latest scientific theories with evidence and all, but Renato preferred the knowledge in the old books anyway. What they said felt true, and that's what's important. He should be careful. She'd probably guess he'd come here. That meant she'd probably set an ambush for him. Renato landed on the island, expecting Zenobia's ambush at any moment. On the other hand, there did seem to be a lot of ravens around here. Were they just lost patrols stirring up trouble? Were they looking for him? If she was going to ambush him, wouldn't she keep the road clear so he wouldn't be on his guard? Unless they were part of the ambush, the obvious ravens he was to take his mind off the ones he wouldn't. God, after all these years, she's still going crazy. Welcome to Earth, Renato told the corpses. It was something he'd seen in a play once. Sì, è pieno di riferimenti pop culture e gaming a destra e a sinistra. Zenobia's ambush never materialized. Could she be sincere? Calaveras was a great scholar. Renato doubted even Zenobia could convince him to say something he didn't believe. And if he was working for the Empire, he'd never have told Renato about the Skyripper in the first place. Well, he would listen to the wise old toad, but that didn't mean he had to agree. Vittorio. Adesso vediamo un po' quello che mi viene dato. Peccato minchia che non gli sale più la tecnica facilmente. È un cap. No, no, è solo che cioè, se ci sta. Era diventata di grado B, con un buon 350 punti. E ora passaggio per il dinamico superiore di nuovo. Non sei un cazzo. Dopo di aver sbloccato la roba di vita, vediamo un po' che cosa. Hai visto che la Musashi per anni non sta bla bla bla. Oh, what a sorceress's know about physics. However, he did know a few ways to make the weapon even more precise and more powerful, and quickly went off to tinker. Soon the Skyripper no longer whined, but thrummed like a hummingbird taking off. It was ready for war. And so, Renato thanked Calaveras and took the legendary weapon to the final battle. But where were the other rebel ships? Had something happened? Punti Tsubasa con punti amicizia con Tsubasa aumentati. Poi arriva la schermata di quel coglione di Spadas.
Sicurezza incrollabile. Vediamo un po' che cos'è questa sicurezza incrollabile. There were a few rebel ships here and there, but there was no Adesso davanti organization. devo saltare tutto. Where was the council flagship? Something had gone terribly wrong, but he had the Sky Ripper, and the Ravens had nowhere they could hide. There it was again. The back door to the portal that went to the center of the fleet. Cioè, pianificando che devi giocare tutte queste sezioni più di una volta, ti danno modo di aprire delle scorciatoie che ti tagliano fuori tipo mezzo livello, una volta che sei alla fine. Vabbè, non male. No, non male, cioè lo velocizzi tanto, poi non dovendo esplorare per andare a cercare materiali e bauli, fai abbastanza in fretta. Sì che ci sono, cazzo. Vedi? E quel coglione di Spadas. Come extra mi prenderò sicuramente Ryan, quel tiro che mi piace un sacco. Cazzo sei Ryan? Eccoti qua. Quasi quasi mi prendo quel coglione di Ismail. Perché ridi? Perché praticamente uno dopo l'altro li sta insultando tutti. Se lo meritano, non te sentito. Minchia, c'è Nitta, porco dietro. Non c'avrà mica un tiro speciale Nitta da sbloccare. Vabbè, buttiamoci dentro questo coglione di Nitta. Perché volete mi cambia. Il problema è che qui a portare tutto questo non sarà facile. Va bene. Mosse disponibili 2 da Spadas, 2 da quel coglione di Punna. No, 3 e 4 da faccio vedere. Ortiz non lo devo portare al massimo. Nitta, sì, vediamo un po'. Ce la facciamo. Di qua stavolta. Che è successo? È uno dei percorsi alternativi. Ogni tanto, cioè a seconda di da che punto arrivi, un percorso è aperto e l'altro è chiuso. Dopo guardo il video che mi hai mandato. Allora, tanto sto ancora trasmettendo, quindi quando vuoi. Sì, dopo gli devo fare. Cioè voglio capire se vale la pena rubartelo. Non è difficile platinarlo, ma non so se avresti la pazienza di farlo, visto che avrei rigiocato tipo una trentina di volte. Ma allora, non è un problema di quante volte lo devi rigiocare, se non... di quanto diventa noioso. Esatto. Cioè, te l'ho detto, io ho platinato Persona 5 e ci sono voluti 120 ore. Però non è mai stato noioso. Cioè, Persona 5 è un gioco meraviglioso, ragazzi. Cioè, sai il meme con... credo che sia Oliver Twist, con la padella che ho scritto Can I have more please? Ah sì, sì, ok. Era più o meno così come è stato proprio finito Persona 5. Cioè ti dico che per la prima volta ho valutato di prendere... il problema è che i DLC di Persona 5 sono fondamentalmente delle cagate, nel senso che ti mettono più mostri. Oh. Bello, perché bello è bello, però onestamente non ci sbatta. Fair enough. Ma aspetta che mi apro le abilità. Allora, sicurezza incrollabile, mettendo a segno, eccola qua. Ehi, ci sono due modi diversi di distruggere la realtà. Minchia. Quando un tiro va a vuoto. Figa. Quando un tiro va a vuoto aumenta leggermente la potenza delle tecniche di tiro fino a 15 volte incontro.
Figa, raga, parliamone. Cioè, secondo me quello è Ok, quindi me ne fortissimo, restano raga. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ugh. Cioè, eccolo qua, centrocampista difensivo. Ok, ok. Mi devo ricordare che questa partita qua dura pochissimo, quindi non vale la pena sprechi chissà che cosa. Prossimo incontro, sì. Adesso vediamo che mi dà per l'amicizia. No, ho già visto quel frocio di Levin. Ok. Allora, vedo lì Levin e Bunnak e mi piace. L'altro Levin... Ok. Perché poi quell'altro lì non c'è proprio. Bomba. Facciamo così. Via, sì. È un'altra scelta. Sì, sì, questo c'ha Bunnak e Levin e lo faccio andare bene. Parto in panchina probabilmente. Ah no, parto titolare. What the fuck? È cambiato. È cambiato lo scenario? Eh sì, perché prima partivo sempre in panchina, adesso sono titolare. A meno che non faccia partire il gioco come prima e poi parte la scenetta che mi mettono dentro e parto in quella posizione lì. Non lo so, cioè onestamente resterei sorpreso se cambiasse lo scenario iniziale perché l'idea è quella che il Giappone ne deve prendere una fraccata per giustificare il fatto che figa siamo a Grande R. Eh no, invece parto, calcio di inizio di... Ah no, 6-0. Ma sto ancora trasmettendo? Sì, sì, sta trasmettendo. Logico. Perché non lo vedo allora? Ah, ok, lo vedo adesso. Ah, mica mi devo ricordare che posso spammare un sacco il tiro per potenziarlo. Quello è importante. E ferma la Matsuyama, porco di quel Diaz, cane. Porco dio. Cazzo di cricchi. Direi che 3 storie possono bastare per stasera. No, 3 storie è un'oretta e mezzo di gioco. Se vado avanti così riesco a fare platino in 5 giorni, però devo capire che cos'è quel trofeo.
Porco io, come faccio a essere ancora città? Ok. No, porco dio. Nazione. Ok. Allora. Afferra e butta giù. Sì. Avevo in mente... avevo l'idea giusta, ma mancavo delle mosse che potevo fare. Cioè, mi mancava afferra un nemico e usalo come scudo umano. Quello mi mancava. Mi mancava afferra un nemico e usalo come scudo umano. Che non ci pensavo a farlo. Quindi devo afferrare qualcuno e buttarlo giù dalla piattaforma. Afferrarlo e lanciarlo contro un altro nemico. Afferrarlo e usarlo come scudo. Usare il rampino. Usare un colpo normale. Usare un counter. Usare il dash. E usare l'abilità speciale di una spada. Nice. Questo posso farlo subito senza completare una storia. Basta lanciare un incontro di combattimento. Dovrebbe essercene uno se scelgo la cosa del deserto. Quindi quello possiamo farlo subito. The clouds parted over the Isles of Boreas. The clouds parted, It was yes, time yes. to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Bernardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Ok, noi cominciamo a far sul He serio. could find a way to use it. Non To take his parti e power Aquiloni without Gagliardo deve surrendering scegliere to its sito, no? wickedness. And also, his old friend Cosa? Latino needed rescuing. Of Non stavo course, dicendo, e Aquiloni Bernardo had a Gagliardi pretty dove strong c'è suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. And he had a gut feeling that he la tua needed to pagina? use that to his advantage. Sì, sì, era postata lì, mi sembra. Ma tanto basta che cerchi Toiwat su YouTube e dovresti trovarmi subito. The island was windswept desert. E No anche one perché non went lo there trovo. except ostriches Poi che and ti mando il ostrich link hunters. direttamente. The Iblis No, stone. lo trovo. It would whisper promises in his Allora, ear, offering no, powerful allora blood. giocatore. But this time, Bernardo was sure he could master it. And so, Bernardo went ostrich hunting. Sì, perfetto. Every child could sing verses about the Sky Ripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Non ho capito il concetto. Stai guardando la registrazione? Sì. Allora, Io ho visto un grande... afferra e butta giù. Afferra e scaglia contro un altro. Afferra e usa come scudo. Counter. Penso che proprio non me ne frega un cazzo. Rampino. Abilità della spada. E poi... afferra e butta, afferra e lancia, afferra e scudo, rampino, colpo normale, counter, R2 e dash. Ok. Colpo normale. Dash. No, lo vedo un po' troppo... Non so, non mi...
Ok. Dovrebbe contare, no? Yes! Pensa quando registrerà il suono tu potrai sentirti dire yes. Non il DualSense. Dai che sei un coglione, Robson, porco Diaz. Cioè non ci credi neanche tu che sei bravo, puttana tua madre. E 5, questo è il quinto che insulti. No, questo è il sesto, perché ho scelto Ah, 5 ok, io. ok. Ho insultato prima col coglione di Spadas, Me ne poi sono col perso cazzo uno allora. poi col coglione di Bullock, poi quel ricconcello mattacchione di... Ragazzi te lo dico, ma prima devo... non si deve perché devo rimescolare qua perché ce ne sono due che mi piacciono nello stesso non capitale. Buono, quindi mi manca... %, yay, mi manca... E anche sblocca tutte le skill e sblocca tutti i finali. Ok. No, Ok. i combinati non mi interessano. Userò una palla d'oro per Apollo. Cioè? Le palle d'oro mi permettono di aumentare di 1 l'amicizia con quelli che ho scelto. Quindi fondamentalmente mi serve un sacco l'amicizia. Bomba. Con sta cosa dovrebbe salirmi un sacco tutto. L'idea è quella di portare subito su Ryan e l'altro segaiolo di Levin. Tra l'altro non so se te l'ho raccontato, ma mi fa incazzare. Cioè, questo episodio qua si basa sul fatto di quando hanno 16 anni, no? E quindi hanno questo gruppo di giocatori tipo Levin, e quando aveva 16 anni non era successo la cosa più importante che è successa nel fumetto, che è che gli muore la fidanzatina e diventa un cazzo di sociopatico. Quindi adesso tutto non insegniamo il calcio, amo la mia ragazza, in quella ci vedo dello psicopatico lì, porca Dio. Cioè tu sai come andrà a finire la sua vita praticamente. Certo, sì, così come hai anche Carlo Spara, che fondamentalmente è Carlo Santana, che si chiama ancora Bara perché è ancora sodomizzato figa dal suo padrino. Porco Dio, quel coglione di Robson di merda. This wasn't actually such a hard puzzle, come to think of it. Voglio vedere se aumentando, cioè se spammando tanto il filo Of the purest riesco. blackness. It reflected no light, like a void made solid. Nervous, he picked it up. Ah già, questa era la pietra del male. It was the stone. Yeah, give me blood. Yeah, of course. Tu ascolteresti una pietra che ti dice give me blood? Dipende, mi chiederei cosa mi dai in cambio. Endless power and destroying the world. And terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general. And then it eats your soul. But they had been close Why once. not? And he had a sneaking Fair suspicion enough. that Gem would try to control him. Why not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. Nani? Said the stone anxiously. What you want? But
But even though Renato knew how evil the gem was, he had a clever plan for dealing with it. The gem could give great Ho power, trovato una but it posizione was in cui il evil. riuscito va direttamente in... But Renato had a plan. He would divide the stone into the power half and the evil half. He sought out the sage Calaveras. Oh, you need a mirror of splitting. Croaked Calaveras. I can make one. Calaveras set up various shiny things. And soon Renato was setting the stone down in the middle of Calaveras' lab. There was a flash, and now Renato was looking at himself. Except with a mustache, and a goatee and darker hair. There were two Iblis stones. One light, and one dark. Renato took the light one. He felt a rush of great power. Now I could defeat the Emperor. Wait a minute. Unfortunately, he couldn't think of any way to use it without hurting someone. That wouldn't be nice. Give me that, said his evil-looking twin. And he drew his sword. He only got it halfway out of the scabbard when he fainted from the effort. Obviously, neither weak, evil Renato nor powerful, nice Renato was any threat to the Empire. After the Emperor's victory, they were exhibited in a museum until time ended, which was soon after. They tried something bold and paid the price for it. Every child could sing verses about the Sky Ripper. Io vado avanti domani. Non ti ispira? No, non molto, se devo essere onesto. È un giochino abbastanza semplice, credo che fosse uno infatti, dei primi giochi di questo studio. è proprio quello che non mi... cioè, l'ho trovato davvero molto semplicistico comunque. Sì, è molto... cioè è Quindi carino, è molto semplice, però è carino, però sì, non è niente di mega complesso. adesso devo vedere come sono messo, però penso che lì che sono già essere. Porco Dio, che cazzo fa sto ricciolitore di merda? Grande figlio. Comunque questo l'hanno sviluppato loro. Omen Sight. Descritto come Action Murder Mystery Game. Cos'è? È un altro gioco dello stesso studios, Omen Sight, ed è descritto sul loro stesso sito come un Action Murder Mystery Game.
Anche questo non sembra male. Quando ho finito questo gli do un'occhiata. Direi che possiamo interrompere lo streaming.